zeppolone foresta nera, pasta choux al cioccolato e tanta crema chantilly e crema al cioccolato. Irresistibile, la mia torta di compleanno. Iniziamo. Prepariamo la pasta choux al cioccolato, quindi 200 ml di acqua, 100 g di burro, accendiamo e portiamo a bollore un pizzico di sale, un cucchiaino abbondante di zucchero e un goccio di estratto di vaniglia. Prepariamo 100 g di farina insieme a 30 g di cacao amaro. Appena il burro si è sciolto e inizia a bollire, buttiamo tutta di un colpo la farina e giriamo. Spegniamo il fuoco sotto e continuiamo a girare finché non si forma una palla unica. Riaccendiamo e giriamo. Facciamo cuocere leggermente la farina e facciamo asciugare un po' l'impasto, quindi appena si staccherà dalle pareti completamente, sentirete questo sfrigolio sotto che si attacca leggermente, è pronta. La mettiamo in una bowl e la allarghiamo un po' per farla un po' intiepidire leggermente e aggiungiamo le uova, una alla volta, potrebbero richiederne 3 o 4, adesso ne aggiungiamo man mano, vi faccio vedere. Quindi ne rompo una, sbatto leggermente e l'aggiungo. Fatto a mano lo faccio io, però si può fare tranquillamente con anzi anche meglio con il frullino elettrico. Quindi aggiungiamo, giriamo perché all'inizio è un po' scivoloso e quindi non lo riceve subito l'uovo, ma 2-3 secondi ci siamo. Quando è assorbito aggiungiamo l'altro, stesso procedimento, quindi fino a 3 andiamo così. Aggiungo il terzo, potrebbe non richiederne più, ma ancora è abbastanza solido, quindi rompo il quarto uovo, lo sbatto e ne metto metà per vedere se basta, eventualmente aggiungiamo l'altro. Fate sempre così perché le uova possono essere più grandi, più piccole, quindi o si dovrebbe andare a peso oppure uno alla volta. Quindi ancora è abbastanza consistente, quindi aggiungo anche l'altro. In questo caso ne ho messo 4 e ci siamo. Deve scendere non subito, ma neanche deve rimanere fermo, quindi perfetto. Intanto ho acceso il forno a 200 gradi, ventilato io, ma va bene anche statico. Sac à poche con la bocchetta a stella, grande. E riempio col composto. Sulla carta forno faccio il segno della grandezza del cerchio, quindi con un piatto, un coperchio, qualsiasi cosa. Bagno leggermente la teglia e la carta forno dove è stata scritta la giro al contrario, giustamente, così la parte di sopra si vedrà la forma ma non c'è l'inchiostro, e faccio tanti spuntoni, quindi tanti bignè singoli però vicini a formare il cerchio, più o meno come si fa per il Paris-Brest.
giusto giusto. Bagno con qualche schizzetto d'acqua per dare l'umidità in forno e in forno. Ora la cottura nella pasta bignè, nella pasta choux è la cosa fondamentale sulla riuscita finale, quindi metto 200 gradi ventilato come ti dicevo per 15 minuti e lascio andare, così la botta iniziale è più forte. Trascorsi i 15 minuti abbasso a 180 altri 15 minuti senza mai aprire il forno, mai. Aggiungo altri 5 minuti a 170 gradi, quindi in totale sono 35 minuti di cottura. Passato i 5 minuti, senza aprire il forno, vi raccomando, mettiamo un mestolo così come ho fatto io e lasciamo raffreddare completamente così, con la porta socchiusa. Quindi dividiamo a metà, oppure se preferisci non tagliarlo puoi farcirlo direttamente con la sac à poche come si fa con i bignè classici, con i profiterol. Fai un buco sotto e riempi. Quindi tolgo i pezzi di sopra che poi ricompongo esattamente come li ho tolti. E preparo le farce, che sono una di crema chantilly all'italiana, quindi uniamo 200 g di crema pasticcera fredda con 200 g di panna montata, perché la voglio più pannosa, meno cremosa. Se invece vuoi usare solo crema oppure più crema che panna, puoi farlo tranquillamente, è la stessa cosa. Che metto in una sac à poche, sempre col beccuccio a stella. Per la farcia al cioccolato invece ho sciolto 300 g di cioccolato fondente con 4 cucchiai di panna liquida in microonde a step di 30 secondi e la aggiungo quando è tiepida al resto della crema che è avanzata. Quindi poco meno di metà, perché ne va un po' di più per la crema bianca. Cioccolato al latte, anche se non gradisci quello al fondente, oppure anche Nutella, va bene. Quindi farcisco prima con la crema al cioccolato, e poi con la crema chantilly. Quindi bello ricco. Ricopro con i pezzi superiori, quindi vado a chiudere cercando di rispettare il disegno iniziale, più o meno. E sopra copro con un po' di ganache al cioccolato, quindi cioccolato fuso con sempre come prima con la panna liquida. Qualche ciuffetto di panna sopra. E mancano le ciliegine sulla torta, quindi uso queste che sono al maraschino, quindi sono buonissime da mangiare.
hanno anche il picciolo, ma va benissimo anche amarene, sciroppate o ciliegine candite. Servono anche a dare il tocco di colore e quindi possiamo chiamarla a tutti gli effetti zeppolone foresta nera, perché ha tutti gli ingredienti anche della foresta nera, della torta, e anche l'aspetto, direi. Voilà, bella, invitante, golosa. Pronta per i festeggiamenti. Auguri a me. Auguri. È buonissima, rifatela. Grazie per gli auguri che mi avete inviato e grazie per la visione del video. Alla prossima, ciao ciao!